Vi voglio raccontare un momento di profonda emozione che ho provato nella mia carriera aeronautica da pilota militare. Negli anni 90 era capo di Stato Maggiore dell'aeronautica il generale Tricarico. Il generale Tricarico organizzò un giorno un incontro con i piloti militari di Roma e circondario a Pratica di Mare per mostrare loro gli sviluppi della Forza Armata e per mantenere sempre vivo quel collegamento che è perenne tra i piloti, diciamo così, in pensione, in quiescenza, e la Forza Armata. Un supporto morale, vedere anche gli anziani che vengono ben accolti negli aeroporti dai giovani piloti, e questa catena che è sempre salda ed è molto importante anche per la Forza Armata. Quella mattina, per evitare il traffico terrificante sulla Pontina, mi avviai prima del solito e arrivai una mezz'ora prima che iniziassero dall'inizio lavori. Avevo il passi già registrato, me l'avevano inviato, per cui mi fecero entrare e attesi l'inizio appunto dei visitatori, l'arrivo dei visitatori sul piazzale del reparto sperimentale. C'era un hangar semiaperto in cui intravidi un velivolo che hanno amato tutti i piloti della Seconda Guerra Mondiale, il Macchi 205, che attualmente potete vedere e osservare al Museo di Vigna di Valle, ma allora era lì a Pratica di Mare perché gli facevano della manutenzione, dei lavori sopra. Mi sono avvicinato come ad una reliquia, guardandolo, e dissi: se non c'è nessuno io salgo a bordo. Apro una parentesi, il Macchi 205 fu il velivolo più amato dai nostri piloti della Seconda Guerra Mondiale, perché fu il primo velivolo, dopo anni di guerra, a montare dei cannoni da 20 mm sulle ali. Era sostanzialmente un Macchi 201, a cui avevano cambiato un motore tedesco, Daimler-Benz 605, più prestante, aveva circa 1475 cavalli, il che gli faceva aumentare la velocità e anche la possibilità di avere un armamento più pesante. E finalmente nel 1943, quando entrò in linea, i nostri piloti combattevano alla pari, sia pure tecnicamente, non numericamente, tecnicamente erano alla pari con i velivoli degli alleati. E questo dette molto rinforzo al morale dei nostri piloti. I soliti quattro gatti e non erano più disarmati, erano armati sufficientemente. Quelli che la storia ci dice che adottarono maggiormente il Macchi 205 furono i piloti dell'aviazione nazionale repubblicana. Vi cito questo non per scopi politici, però è un dato di fatto, perché con l'armistizio si divisero due Italie. Al sud vi erano coloro che erano rimasti nella Regia Aeronautica con il Re e Badoglio, e al nord era stata rifondata l'aviazione nazionale repubblicana, che al di là di quelli che erano i motivi ideologici del partito fascista. Mio padre, ad esempio, vi ho detto nella prima puntata, era un maresciallo della Repubblica Sociale, ma non era fascista, era un militare che faceva il suo dovere, quello era il suo governo, li stavano combattendo i nostri soldati, è andato. E tanti piloti raggiunsero la Repubblica Sociale. Uno dei più di cui sono orgoglioso come persona è stato l'allora colonnello che era il nostro padrino, il colonnello Bailon. Il colonnello Bailon, che era del Corso Drago, a quale appartengo io sono del Drago terzo, lui era del Drago primo, e il quale era capo di Stato Maggiore dell'Aviazione Nazionale Repubblicana, per un periodo è stato capo di Stato Maggiore, e si definiva afascista, anche davanti allo stesso Mussolini, e diceva: fintanto che continueranno a bombardarci noi ci difenderemo. Era questo il motivo perché tanti ragazzi tornarono ad arruolarsi nella Repubblica Sociale, e soprattutto tanti reduci e combattenti, al di là del partito politico, cercavano di difendere le loro case, le loro donne e le loro famiglie.
Bailon ebbe quella caratteristica umana di pilota di pretendere che tutti i piloti che erano al sud avessero le famiglie, quindi nella zona della Repubblica Sociale, lo stesso sussidio che prendevano i prigionieri, le famiglie dei prigionieri. Cioè, essendo queste le famiglie, moglie, figli, non in possesso più dello stipendio del marito, lui fece accollare all'erario della Repubblica Sociale lo stipendio del marito ai familiari qui, come se fossero dei prigionieri, e in effetti erano dei combattenti e meritevoli di questa attenzione. È un dato, attenzione, molto importante questo, che vuol dire che non c'era astio, non c'era odio tra i piloti che erano a nord e a sud, erano tutta un insieme, una grande famiglia. E Bailon pagò per questo, fu processato ma assolto, non si era macchiato di nulla, però lasciò la forza armata. E quando fu il giuramento del Drago Terzo, doveva essere lui il padrino del corso, però per opportunità politica questo non avvenne. Il padrino del corso fu il generale Cottone, che era il capocorso del Drago II, però ebbe l'accortezza di tenerla al suo fianco comunque, anche se silente, il nostro padrino effettivo, che era appunto Bailon. E detto questo, io vorrei chiudere ricordando questi piloti che si immolarono, caddero in tanti. Solamente dei numeri vi darò, non farò nessuna apologia. L'aviazione nazionale repubblicana era composta da 2 gruppi caccia di combattimento e un terzo gruppo caccia era per l'addestramento e alimentava i 2 gruppi principali. Ebbero molti successi perché avevano un velivolo efficientissimo, anche se non era più updato, nel senso che aveva una grande velocità di salita avendo le ali abbastanza corte, però non c'era una sufficiente portanza in queste ali per consentirgli i voli ad altissima quota. Quindi dopo gli 8.000 metri nella salita arrancava e non era in grado di andare oltre. Mentre i velivoli G55 contemporanei e Reggiane del 2005 a 10.000 metri galoppavano ancora bene. Difatti il collaudatore della Reggiane, che faceva i voli test unitamente agli altri, vedeva quando arrivava a 8.000 metri che il suo Reggiane saliva perché aveva un'ala molto grande, quasi similare a quella dello Spitfire, e gli altri, i Mach 205 che arrancavano e poi dovevano scendere giù. Ma a parte questo fatto, fu un velivolo molto amato da tutti e soprattutto lo usarono i cacciatori del nord, perché c'erano le fabbriche lì. Al sud fu usato molto meno e poi passarono su altri velivoli anglosassoni, così come anche i nostri passarono in alcune circostanze, in alcune squadriglie con i Messerschmitt 109. Detto questo, vi do delle cifre. I caduti. Voglio rendere omaggio ai nostri caduti della Repubblica Sociale, perché sono dei nostri fratelli aviatori dimenticati, però sono vivi nella nostra memoria. Ecco, lo voglio dire. Ufficiali superiori, i caduti sono ufficiali superiori numero 2, ufficiali piloti 105, sottufficiali piloti 98, allievi ufficiali 5, specialisti 136, altro personale 13, in totale 359 caduti, combattenti. Il primo gruppo caccia era Asso di Bastoni, era il suo nome, comandato dal maggiore Adriano Visconti, che come vi dissi all'inizio fu assassinato da gente che praticamente non era neanche meritevole di chiamarsi partigiani, perché molti partigiani avevano certamente in odio il fascismo, però erano delle persone che combattevano per la patria. Gli assassini di Visconti non hanno nessuna giustificazione di fronte a loro, patriottismo o nient'altro, è stata solo una vendetta politica abominevole. Allora, dicevo, il primo gruppo caccia ebbe 49 piloti caduti e non sono pochi in
in una stagione e mezzo e perse in combattimento 55 velivoli. Il secondo gruppo caccia, i Diavoli Rossi, del maggiore Alessandrini e poi del maggiore Miani, perse in combattimento 61 velivoli e 42 piloti. Fra gli specialisti le perdite maggiori furono fra gli equipaggi aerosiluranti, il gruppo Fagioni e poi del maggiore Marino Marini, che contarono 86 caduti. Il maggiore Fagioni cadde in una missione su Anzio di siluramento contro il naviglio americano durante lo sbarco di Anzio, mentre l'altro comandante, il maggiore Marino Marini, noto per aver fatto l'aerosiluratore durante tutta la guerra, ha un record di aver condotto un attacco di nostri aerosiluranti della Repubblica Sociale ad attaccare Gibilterra. Un volo già, una cosa notevole è stato il trasferimento notturno, arrivare lì sul porto con la navigazione notturna con quei velivoli, più l'attacco al porto. Quindi, dopodiché non continuò nell'aeronautica militare e fu congedato. E io qui avrei terminato, ma ho trovato un'altra chicca che vi vorrei leggere. La preghiera dell'aviatore ANR, Aeronautica Nazionale Repubblicana. L'ho trovato su una rivista, Ali, che gli esperti ricorderanno come una rivista molto importante negli anni della guerra e anche nel dopoguerra, con il nome di Ali Nuove. Sulla rivista Ali ho trovato la preghiera dell'aviatore, appunto la preghiera dell'aviatore che vi vorrei leggere. Dio degli spazi infiniti. Già vedete com'è bella questa definizione, Dio degli spazi infiniti. Dio che conosce l'eroismo dei nostri morti e la purezza della nostra offerta, dà la vittoria alle nostre armi. Ingigantisci la fede dei nostri cuori, fa che nel cielo della patria i velivoli che portano la distruzione e la morte nelle nostre città trovino ovunque a battaglia i cacciatori d'Italia. Dacci lo spirito dei martiri della fede per affrontare serenamente anche il supremo sacrificio, dacci la tua forza per vincere i nemici dell'umanità, della civiltà, della religione. Fa che il nostro sangue e il nostro martirio possa cancellare l'onta ignominiosa, così che i caduti di tutte le nostre battaglie siano placati. E se per questo è necessaria la nostra vita, Signore degli spazi infiniti, fa che liberi e senza peccato si salga verso di te. In quei cieli che tante volte abbiamo solcato con i nostri velivoli, e sì col nostro popolo da te prediletto, sì con la nostra aviazione, e fa che in questo duro cimento la nostra bandiera risplenda ancora al sole della vittoria. E così sia. Ecco. Mi sono un po' commosso a leggerla, signori, ve lo dico chiaramente. Però voglio prendere commiato da tutti quelli che mi hanno seguito. Il regista mi ha mandato di tanto in tanto alcune vostre lettere, non ho risposto, ma adesso mi farò fare un bel briefing da lui, un briefing pre-volo, in modo che possa rispondervi ad una alle vostre lettere. Vi ringrazio, è stato un piacere e un onore dire queste fesserie a voi che siete degli amanti dell'aviazione, e che Dio vi benedica. Grazie.